Cari ragazzi, in questa lezione parleremo di diverse correnti simboliste in Europa, in particolare in Italia parleremo del divisionismo. Innanzitutto volevo fare un breve ripasso mostrandovi questo schema e ricordandovi che abbiamo tre grandi artisti come Paul Cézanne, Gauguin, Van Gogh che fanno parte del post-impressionismo. All'interno di questo schema vedrete che ci sono artisti come Cézanne che guarda, osserva la realtà ragionando. Tutta la sua pittura si era caratterizzata per la ricerca di forme essenziali, no? Come solidi geometrici, e aveva fatto pennellate corpose. Questa, diciamo, anche scomposizione della realtà poi in forme geometriche come il cono, il cilindro e la sfera, vi ricordo che passerà, lo vedremo poi nei cubisti, e soprattutto se non ci fosse stato Cézanne non ci sarebbe stato Picasso. E ci sono altri artisti invece che vanno oltre la semplice osservazione e cercano di guardare attraverso le proprie emozioni. Abbiamo parlato sicuramente di Paul Gauguin e abbiamo parlato anche di Vincent Van Gogh, perché se le fosse perse queste lezioni può ricercarle appunto nella mia playlist dedicata alla maturità di storia dell'arte. E abbiamo visto poi ci sono anche altri artisti che hanno un approccio della realtà molto più scientifico, e sto parlando in Francia del puntillismo o puntinismo come volete chiamarlo, e in Italia invece del divisionismo. Vedremo proprio in questa lezione quali sono le sostanziali differenze. In Francia abbiamo considerato appunto gli autori come Seurat e Signac. Avevamo detto che utilizzano dei colori complementari, le figure però sono spesso rigide e anche usano punti di colore che sono puri, accostati, e studiano la luce, la scomposizione proprio della luce e la percezione del colore in maniera molto scientifica. Non faranno altrettanto i divisionisti italiani, perché anche se studiano la pennellata non lo faranno in maniera così rigorosa. Faranno pennellate più lunghe e sottili, e i soggetti che loro tratteranno sono soggetti più poetici e lirici o soggetti di denuncia sociale, mentre la pittura dei puntillisti si rispecchiava in quella che era la pittura comunque degli impressionisti. E l'esponente, vedremo, più importante è sicuramente Pellizza dal Volpredo. E dopo queste premesse torniamo a considerare appunto quali sono queste correnti simboliste, perché questo del simbolismo è sicuramente un fenomeno di grandissima portata e si sviluppa negli ultimi decenni dell'Ottocento in Europa, e viene fatto addirittura un manifesto del simbolismo da Jean Moret, pubblicato nel 1886 su una rivista Le Figaro, e è proprio la data di nascita 1886 di questo movimento simbolista. Che cosa vogliono rappresentare i simbolisti? Sicuramente un mondo soggettivo, non una realtà oggettiva fondata sull'osservazione del reale, ma il mondo soggettivo del sogno, dell'immaginazione, del mito. Si rifanno anche a leggende antiche e quindi abbandonano quello che è il dato oggettivo che fino allora era stato considerato dagli artisti che abbiamo anche appena considerato. E si ricorre spesso a elementi di sensualità, di preziosismi. Pensate a tutta la pittura di Gustave Moreau, che è l'esponente sicuramente più significativo del simbolismo. E quindi vengono narrati anche miti, leggende, anche la storia sacra. Un dipinto particolare è l'Apparizione, che raffigura la comparsa, vedete, di una testa di Giovanni Battista, che lo sapete venne decapitato e portata poi a Salomè ed Erode. La testa, guardate, è rappresentata sospesa nel vuoto e circondata da dei raggi di luce, direi abbaglianti, e notate gli elementi di preziosismo qui e anche gli elementi di sensualità. Guardate, si nota proprio il preziosismo anche nella struttura architettonica dove si svolge la scena. Guardate le vesti di Salomè. La principessa incarna il modello, lo vedremo, della femme fatale, la seduttrice che con la sua bellezza riesce a conquistare l'uomo, porta l'uomo praticamente alla perdizione, e lo vedremo poi con tutta la pittura. Anche nell'Art Nouveau si ritrova, e nel simbolismo la femme fatale è veramente uno dei punti chiave.
Le atmosfere sono spesso anche irreali. Ci sono artisti che sono più legati a un classicismo, pur sfociando in un clima simbolista come Puvis de Chavannes. E nel dipinto, per esempio, che vediamo qui, sono raffigurate delle giovani donne che sono sulla riva del mare. È una composizione semplice, sono su una spiaggia e sono colte però in pose differenti, ma sono in armonia tra di loro. Il fare solitario di queste donne, che come vedete sono in uno spazio senza però comunicare tra loro. C'è questo senso sicuramente di calma, ma anche di realtà. Sembra di essere in una scena appunto che si svolge in un certo senso fuori dal tempo. Invece se pensiamo a Redon, per esempio, lui è il pittore simbolista che è molto più inclinato degli altri verso il fantastico, verso il visionario. E pensate per esempio questo occhio che vediamo come un pallone che sale verso l'infinito, no? E trasforma una mongolfiera in un oggetto in realtà fantastico. Il pallone, dicevo, che diventa un occhio che ha la pupilla rivolta non a caso verso l'alto per scrutare in realtà l'infinito. E guardate, al posto dell'equipaggio, al posto diciamo della cesta dove ci sta di solito l'equipaggio, è posta una testa, c'è una base piatta. L'occhio diviene il mezzo attraverso il quale la ragione compie il suo viaggio. Attraverso gli occhi si può andare alla ricerca dell'assoluto. Sicuramente l'eredità romantica ha avuto un forte impatto su questi artisti, e un altro artista fondamentale è per esempio Arnold Böcklin, che è uno dei simbolisti più innovativi, e lui ci crea un'isola dei morti, un'immagine di forte ambiguità, no? Vediamo delle rocce, vediamo un'isola verso la quale si sta dirigendo una barca, con a bordo c'è un rematore e c'è una figura vestita di bianco, un'anima probabilmente, di fronte a una bara. E Böcklin fonde in un certo senso classicismo, romanticismo, ma anche simbolismo appunto. E in questa isola dei morti vi invito a notare l'atmosfera sospesa, e esistono di questo dipinto diverse versioni, ben 5. C'è questo cielo plumbeo e quest'isola inquietante, misteriosa, e questo bosco di cipressi. Pensate che alcuni ritengono che Böcklin abbia ritratto a Firenze proprio Piazzale Donatello, che è diventata una rotatoria dove c'è il cimitero degli inglesi. Essa appare un luogo, in realtà quest'isola, come un luogo dell'anima. E ci sono, vedete, anche delle acque molto scure, questa imbarcazione guidata da una figura che sembra quasi il Caronte dantesco, no? Che porta questa figura, come abbiamo visto, velata di bianco. Allora, per quanto riguarda il simbolismo, possiamo concludere che il tema principale è quello del mistero e del sogno, e non è un movimento comunque organizzato, ma piuttosto è una modalità di pensiero, un modo di interpretare l'arte, di pensare la vita, no? Il simbolismo pittorico è sicuramente un'espressione del decadentismo, una tendenza che dominerà l'Europa di fine secolo e si oppone al periodo precedente, che era il periodo del positivismo. Vuole in un certo senso allontanarsi da tutti quegli aspetti della realtà materiale per rifugiarsi in una dimensione di immaginazione, abbiamo visto. E gli artisti vogliono sondare l'interiorità, la coscienza dell'uomo, e si riferiscono spesso al mondo della leggenda, abbiamo visto, della religione, le culture esotiche, e i linguaggi espressivi, come avete potuto vedere, sono molto diversi, anche perché l'obiettivo non è quello di unificare uno stile, ma piuttosto di esprimere con mezzi liberi,
mezzi proprio personali, ognuno interpreta a proprio modo la parte nascosta e misteriosa che abbiamo dentro ognuno di noi, ma anche che è presente nella natura, no? Come ci ha dimostrato con l'Isola dei Morti Böcklin. Soggetti tratti dal mito, vengono inserite metafore inquietanti, spesso anche di difficile interpretazione, ma è una pittura raffinatissima e sontuosa. E considerate per esempio anche Moreau, vi renderete conto che le creature, i personaggi delle sue opere hanno tutti una bellezza che è comunque incorporea, è una bellezza che diventa effettivamente irraggiungibile. E cosa avviene però in Italia? In Italia, in particolare a Milano, si afferma proprio il movimento del divisionismo. I pittori divisionisti usano una tecnica che è legata a quella dei puntinisti francesi, ma i piccoli punti sono sostituiti da brevi linee di colore e sottili linee più filamentose. È un linguaggio sicuramente meno rigoroso di quello dei puntillisti francesi, ma è sicuramente più vibrante. Il divisionismo italiano viene da tutti considerato come un'espressione proprio del simbolismo e descrive scene. Troviamo sia legate alla vita quotidiana, alla vita di tutti i giorni. Troviamo per esempio dei paesaggi montani, atmosfere di pace, anche queste mistiche. Si configura il divisionismo come una tendenza che raccoglie artisti che sono legati all'area lombarda e piemontese. La data di nascita del divisionismo è considerato il 1891, quando alla Triennale di Brera sono presenti Giovanni Segantini, Gaetano Previati e Angelo Morbelli. Come i puntinisti francesi utilizzano i principi proprio della mescolanza ottica, della divisione del colore, però la tecnica del divisionismo è molto più libera e quindi meno scientifica. E un altro aspetto è che questo gusto anche per l'eleganza, per la linea, ha molto più a che vedere con il simbolismo e con l'Art Nouveau rispetto alle forme immobili invece che sono tipiche dell'arte francese, del puntinismo francese. Un altro aspetto interessante è che lo stile in Italia si divide il divisionismo tra verismo e simbolismo, perché ci sono due anime differenti del divisionismo italiano. C'è l'anima più marcatamente verista e sociale, e possiamo pensare per esempio a Angelo Morbelli o a Giuseppe Pellizza dal Volpedo, che fanno opere che sono drammatiche. Per esempio Morbelli ambienta anche le sue opere nel Pio Albergo Trivulzio di Milano, è una casa di cura per anziani che non hanno possibilità economiche, oppure opere come quella per esempio di Pellizza dal Volpedo, sicuramente legate al verismo e simbolismo ci sono sia Morbelli che Pellizza da Volpedo, mentre vedremo anche opere straordinarie per esempio di Giovanni Segantini e Gaetano Previati. Tornando all'aspetto del divisionismo e quando nasce, troveremo due opere fondamentali che vengono presentate come Maternità di Gaetano Previati e lo stesso di Giovanni Segantini. Entrambi affrontano il tema della maternità. Giovanni Segantini che cosa fa? Sente il bisogno, logicamente, da una vita, la sua lontana dai rumori e vicina molto allo spirito religioso. Giovanni Segantini, per esempio, raffigura paesaggi montani abitati da donne e uomini che sono intenti spesso a lavorare, no? E descrive questi contesti semplici, familiari. Pensate per esempio all'opera Ave Maria a Trasbordo. È un'opera del 1886, all'ora dell'Ave Maria proprio una famiglia di pastori trasporta in una piccola imbarcazione proprio un gregge di pecore e le sta trasportando probabilmente da una riva all'altra del lago, e l'atmosfera anche qui, vedete, è sospesa e ci sono questi effetti vibranti proprio di luminosità. Guardiamo ora per esempio anche le due opere, no, messe a confronto, di Gaetano Previati e di Giovanni Segantini. Previati mette una scena che è ideista, simbolica, mostra, vedete, una madre che sta allattando il suo bambino ma è circondata da angeli che stanno vegliando su di lei.
Il contenuto, lo capite, è altamente spirituale e reso con questa luce che è quasi abbagliante, no? Che acceca, una luce dorata che pervade, diciamo, tutto il dipinto con queste pennellate che sono molto filamentose, creando un'atmosfera sacra e spirituale, raffigurando una donna che allatta il figlio, una schiera di angeli in questo prato e l'albero, che sono tra l'altro gli unici elementi riconoscibili di un paesaggio, ci mostrano un paesaggio in realtà irreale, pervaso da questa luce vibrante e dorata. I colori puri si accostano l'uno all'altro con pennellate filamentose, no? E alla medesima esposizione Giovanni Segantini invece raffigura la madre con il piccolo bambino all'interno di una stalla. Il risultato però è molto diverso. Quello di Segantini è un dipinto comunque legato alla realtà, lontano dall'impegno visionario di Preveati, e che riscuoterà sicuramente Segantini maggior successo di pubblico. E un ambiente molto scuro e ci sono queste due madri che sono la mucca con il vitello e la mamma con il bambino alla luce di una lampada. Il tema è sicuramente un tema cristiano, ma è un verismo cristiano che ricorda un po' l'Angelus di Millet. È una tecnica divisionista e è rappresentata però in questo ambiente, questa volta scuro, è un ambiente quasi caravaggesco, e prevalgono però dalla luce che si emana i toni dei gialli, le terre, e ci riconducono proprio al mondo contadino, al mondo rurale, al mondo pastorale. E che dire, l'opera sia di Segantini che di Previati fecero scalpore. Abbiamo detto dal 1891 si segna in un certo senso l'avvio di quello che è il divisionismo in Italia. Due opere che fecero scalpore, ma l'opera comunque di Previati è molto più nuova anche nell'espressione, no? Perché bene o male non tratta un tema verista, e quindi dal pubblico fu molto più apprezzata l'opera di Segantini, che pur con una tecnica nuova comunque era legata comunque all'ambiente del verismo. E che dire di Giuseppe Pellizza da Volpedo? È un socialista, lui di una famiglia contadina, studiò prima a Brera e poi allievo a Firenze di Giovanni Fattori. Da Fattori lui riprende lo spirito proprio di denuncia verista, con però un impeto molto nuovo. Lui ci dirà che l'arte deve mettersi al servizio degli ideali dell'uomo e dice queste testuali parole: sento che ora non è più l'epoca di fare dell'arte per l'arte, ma dell'arte per l'umanità. E quindi guardate per esempio l'opera dello specchio della vita, no? In cui che cosa rappresenta? Una composizione che è giocata sull'orizzontalità, ci sono una fila di pecore sugli argini di un fiume nei pressi di Volpedo, e c'è un'accurata resa scientifica sicuramente, c'è un realismo sostenuto sicuramente da studi en plein air come facevano anche gli impressionisti, ma dietro tutto questo si cela un messaggio allegorico, perché guardate, si rifà sicuramente al canto terzo del Purgatorio. Dante descrive nel canto terzo del Purgatorio sicuramente le anime dei pentiti scomunicati. Logico, quello che vuole rappresentare Pellizza non è questo, ma vuole rappresentarci il cammino timido, il cammino inconsapevole verso un destino che è sconosciuto, no? Le pecore, il gregge può essere paragonato alla vita dell'uomo, un amore per la vita che lui descrive in 5 dipinti, famosi idilli che rappresentano le varie fasi della vita, per arrivare all'opera cardine, il quarto stato, nel quale è diventata un'immagine iconica, rappresenta la marcia dei lavoratori verso i loro diritti, e è il punto d'incontro tra estetismo simbolico e gli ideali invece socialisti. Cosa è rappresentato? È rappresentato uno sciopero del quarto stato. E chi è il quarto stato? È la classe più bassa, è il proletariato, che viene dopo la nobiltà, il clero e la borghesia, formatosi, lo sapete, nell'Ottocento. Guardate però, gli uomini che stanno guidando il corteo
sono uno più giovane e uno più anziano e poi c'è una donna con un bambino, con un braccio un bambino. E sembra ricordare i personaggi della scuola d'Atene, sicuramente di Raffaello. Ogni personaggio è curato nell'espressione, nei gesti e tutti sono estremamente realistici. La donna, per chi non lo sapesse, è l'amata moglie di Pellizza, Teresa Bidone, e la piazza è quella reale di Volpedo, di fronte al Palazzo Malaspina, dove abitava il più grande proprietario terriero proprio del paese. Non so se lo sapete, ma quando morirà la moglie, Pellizza da Volpedo di lì a poco si suiciderà. In questo cammino dei lavoratori la luce usata in senso simbolico è la speranza del progresso e tutti marciano, lo vedete, compatti e la composizione però è divisa in fasce e ricorda anche il realismo di Courbet per lo spazio poco profondo, chiuso dalla folla, pensate al funerale a Ornat. E il successo però di quest'opera arriverà tardivamente perché venne esposta alla Quadriennale di Milano del 1902, dove venne accolta da critiche, polemiche, venne considerata troppo monumentale, troppo statica, troppo socialista e Pellizza, preso dallo sconforto, scriverà a Morbelli: non più grandi quadri io farò nell'avvenire, ma di limitata dimensione, preferibilmente di paesaggio. E depresso, appunto, come vi avevo accennato, dopo la morte della moglie, Pellizza si suicida nel 1907, senza sapere le sorti del suo capolavoro, che diventerà proprio un'immagine, simbolo della lotta per i diritti dei lavoratori. Considerate, il suo lavoro preliminare era durato circa 10 anni, durante i quali aveva studiato le pose, i gesti, le espressioni delle figure, molti schizzi, disegni, bozzetti, aveva fatto cartoni preparatori. Guardate, nella versione definitiva che lui poi propone ci sono più piani paralleli. Nel piano più avanzato le 3 figure, la seconda fascia è costituita da lavoratori in cammino e infine la terza fascia c'è questo sfondo cupo, scuro. E allora, per concludere, quali sono le differenze che abbiamo visto anche rispetto alla pittura appunto dei puntellisti? Le differenze riguardano sicuramente la tecnica delle pennellate, non più a piccoli punti per riassumere, ma soprattutto l'influenza tematica, perché il divisionismo italiano è spesso associato a tematiche sociali e politiche, soprattutto in Italia, avete visto con Sigantini e Pellizza da Volpedo, mentre Seurat si concentra maggiormente su soggetti più classici e sulla ricerca estetica. Il confronto a questo punto tra queste 2 opere che abbiamo considerato mostra proprio la disuniformità del divisionismo italiano, che presenta molteplici orientamenti, alcuni più legati al simbolismo, abbiamo visto, e altri più legati al verismo e al romanticismo. Quello però che più conta è che artisti adottano questa tecnica con l'intento di esprimere nella loro pittura questi grandi ideali. Lo abbiamo visto con la pittura socialmente impegnata di Pellizza da Volpedo. Grazie, vi aspetto alla prossima lezione. Ciao ciao!